Talee di agosto, ragazzi, ci sono alcune talee da fare proprio in questo periodo perché il migliore, è il più adatto, è quello che se noi facciamo una talea ci garantirà nel futuro il facile attecchimento di questa nuova piantina che sarà uguale alla pianta madre. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da fare e quali sono queste talee da riprodurre. Dai, andiamo. La prima talea che possiamo fare è quella di rosmarino. Bastano un paio di forbici ben affilate e prelevate il ramo di un anno. Oppure usate anche quest'altro metodo alternativo. Prendete sempre il ramo di un anno e lo tirate in giù, lo strappate. In questo modo qua. Una volta giunti a casa prendiamo il rametto e faremo le talee. Prendiamo il rametto, lo misuriamo circa 15 cm e lo tagliamo. Prendiamo sia la parte bassa e, se ci riusciamo, anche la parte alta, chiaramente se il rametto è abbastanza lungo, togliendo la cima. Ora del rametto lasceremo solamente le prime due porzioni di ciuffetti di foglie, il resto lo togliamo via, in questo modo qua. Ora prendiamo un vasetto con un diametro di almeno 15 cm e ci mettiamo del buon terriccio. Io già mi sono anticipato questa operazione. Per aumentare la probabilità di attecchimento della talea la potete immergere in un radicante, ottimo è quello che state vedendo qua, oppure ve lo fate da soli con le lenticchie, vi sto mettendo qui in alto il link. Comunque, una volta che avete aggiunto il radicante alla vostra talea, la inserirete al centro del vasetto, in questo modo qua. Dopodiché costipate bene il terriccio ed annaffiate abbondantemente. Adesso dovrete fare una piccola serra al vostro vaso, mettete sopra al vaso un telo in PVC, io utilizzo questi sacchi qua da alimenti, in questo modo la talea all'interno del vaso manterrà quell'umidità adatta ad attecchire, la terra non si asciugherà velocemente e vedrete che il successo sarà garantito. A questo punto riponiamo la talea in una zona dove c'è luce ma non il sole diretto. Controlliamo sempre che il terriccio sia umido e, se necessario, annaffiamo un poco. Un'altra talea che potete fare ad agosto è quella della rosa. Dovrete prendere un ramo di una rosa che non sia malato, che sia abbastanza sviluppato e che abbia un anno. Con un paio di forbici prelevate il vostro ramo. Una volta giunti a casa faremo la nostra talea. Dobbiamo togliere sia la parte troppo morbida, troppo flessibile come questa qua in alto, che la parte che sta troppo in basso. Dobbiamo scegliere la parte centrale di questo ramo. La talea deve essere di un ramo semilegnoso. La talea in tutto dovrà avere 3 gemme, ossia 3 punti da dove sono fuoriuscite le foglie. Sarà lunga circa 15 cm. Prendiamo la parte bassa della nostra talea e facciamo un taglio orizzontale subito sotto alla prima gemma, mentre sopra alla terza gemma faremo un taglio inclinato a 45 gradi. A questo punto immergiamo la talea nel radicante per avere più probabilità di attecchimento e posizioniamo la talea all'interno di un vaso di circa 15-20 cm al centro, pigiando un po' nel terriccio e costipando bene. Poi annaffiamo abbondantemente e metteremo sopra il sacchetto di telo in PVC. Vi sto mettendo qui in alto il link del video che vi fa vedere come si fa la talea dalla A alla Z, con tutti i particolari. Un'altra talea che possiamo fare nel mese di agosto è quella dell'ortensia. Occorre un ramo di un anno, bello, forte, vigoroso e che non sia malato, come questo va benissimo. Una volta giunti a casa prepariamo la talea. Dobbiamo scegliere una talea che abbia 3 nodi. Togliamo la parte superiore che è troppo tenera e quella inferiore che è troppo dura. Facciamo un taglio orizzontale nella parte sotto e nella parte sopra raccogliamo in una manciata le foglie e poi le tagliamo in modo da ridurre la loro superficie. Fatto questo, prendiamo un bel vasetto di 20-30 cm con dell'ottimo terriccio.
E a questo punto io mi sono avvantaggiato un po' il lavoro, poi prendiamo dell'ottimo radicante per avere un'alta probabilità di attecchimento e ci immergiamo la parte inferiore della talea, in questo modo qua. Dopodiché facciamo un foro all'interno del terriccio nel nostro vaso e ci immergiamo la talea. Premiamo un po' il terriccio, annaffiamo abbondantemente e poi copriamo con un telo in PVC. Come abbiamo fatto per tutte le altre talee, riponiamo in ombra anche questa qua. Ci deve essere luce ma mai sole diretto. Controlliamo che durante l'attecchimento della talea il terriccio sia sempre bagnato, quindi basta scoprire un attimo e controllare se c'è abbastanza umidità. Ragazzi, vi saluto così, ci vediamo alla prossima volta, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto. Ciao a tutti, ciao!